Cominciamo. Allora, quello che voglio fare è trasformare questa tangente di alfa perché banalmente è la cosa più semplice da fare. Cioè io mi ricordo appunto che la tangente è sin alfa su cos di alfa. E qui ho un 1. Stessa cosa sotto, 1 meno seno di alfa fratto coseno di alfa. A questo punto vado ad effettuare un minimo comune multiplo, quindi avrò coseno di alfa più seno di alfa fratto coseno di alfa, e la stessa cosa avviene sotto, quindi ho coseno di alfa meno seno di alfa fratto coseno di alfa. A questo punto, quando ho una frazione di frazione, succede questo, che i due denominatori, se sono uguali, li posso semplificare e quindi mi rimane semplicemente coseno di alfa più seno di alfa fratto coseno di alfa meno seno di alfa. Questa è la cosa a cui devo arrivare anche nel primo caso. Vediamo come farlo. Beh, coseno di 2 alfa lo possiamo riscrivere come coseno quadro alfa meno sen quadro alfa. Sotto invece che cosa abbiamo? Abbiamo che 1 lo posso sempre riscrivere come coseno quadro alfa più sen quadro alfa, ma è anche vero che sen di 2 alfa io lo posso riscrivere come meno 2 seno di alfa coseno di alfa. A questo punto sopra posso riguardare il tutto come una differenza di quadrati, ossia cos alfa meno sen alfa che moltiplica coseno di alfa più seno di alfa, e sotto cos'è quella cosa mostruosa? È semplicemente il quadrato di un binomio, cioè basta fare cos di alfa meno sen di alfa tutto al quadrato. A questo punto si verifica che coseno di alfa meno seno di alfa si semplifica con quello che ci sta sotto, e quindi praticamente quello che è rimasto è proprio quello che volevo, ossia coseno di alfa più seno di alfa fratto coseno di alfa meno seno di alfa. E quindi l'ho dimostrata. Una piccola raccomandazione: nel momento in cui io riesco a trasformare tutto in seno e coseno, tutto, beh, può diventare appunto noioso, complicato e lungo stare lì a scrivere seno di alfa, coseno di alfa, eccetera. Cioè, uno rischia veramente che si confonde, che non gli basta lo spazio, che è un casino. Quindi qui c'è un piccolissimo trucchetto che possiamo fare. Proviamo adesso a riprendere questa cosa qua e a svolgerla in maniera alternativa. Cioè, appurato del fatto che coseno di 2 alfa fa coseno quadro meno sen quadro, cioè uso semplicemente una C grande e una S grande per ricordarmi che lì c'è il coseno al quadrato e il seno al quadrato di alfa. Lo stesso faccio sotto qui con 1. 1 so che è coseno quadro più sen quadro, quindi C quadro più S quadro. Adesso il seno di 2 alfa cos'è? È semplicemente 2 seno coseno, quindi metto direttamente meno 2 seno coseno uguale. Stessa cosa posso fare qui con la tangente, 1 più seno fratto coseno, 1 meno seno fratto coseno. A questo punto sopra minimo comune multiplo C più S fratto C, e qui C meno S fratto C. Distruggo C con C, mentre per quanto riguarda sopra adesso si vede in maniera più lampante che stiamo facendo differenze di quadrati e quadrato di binomio. Quindi ho direttamente C meno S, parentesi, C più S tutto diviso, C meno S al quadrato. Quindi adesso questo qui si distrugge con questo qui ed effettivamente quello che ci è rimasto è C più S fratto C meno S da quella parte, ma anche da questa parte C più S fratto C meno S. E quindi possiamo vedere proprio una qualità di ordine, di spazio e di chiarezza dell'esercizio rispetto a prima, che per esempio mi voglio ostinare con la notazione classica. Si capisce tutto chiaramente, ugualmente, però il linguaggio è più pesante rispetto a questo qui semplificato.